Le polpette al sugo sono un patrimonio della gastronomia italiana. Oggi vediamo una particolare ricetta che per me è particolarmente cara perché è la ricetta della nonna. Quindi le polpette al sugo come faceva la mia nonna della Puglia. Vediamo come si fanno. Prendiamo della carne, del macinato di vitello e lo andiamo ad unire con del pane raffermo. Il pane raffermo lo bagniamo con un po' di latte. Se non c'è il latte potete usare eventualmente anche un po' di acqua. Fate una bella fetta, togliete la parte della buccia perché rimarrebbe un po' più dura e poi la fate a pezzettini in questo modo qua. Il pane non si butta mai via. Una volta era l'ingrediente segreto quasi di tutte le ricette perché si bagnava, si facevano le polpette, oppure si facevano degli impasti come i canederli famosi. Ecco, allora mettiamo nella boule in questo modo qua tutto il pane e poi lo bagniamo con un po' di latte. Andiamo a fare una sorta di pappa di pane. Si usano le mani per fare le polpette. Ecco. Lasciamo riposare 5 minuti il pane e poi andiamo ad aggiungere la carne. Il pane si è mollato, quindi adesso aggiungo la carne macinata. Io di solito la faccio macinare sempre un paio di volte e comincio con le mani a impastare la carne con il pane, così diventa già un primo impasto omogeneo. In questo modo qua, con la mano dentro, è una delle cose più belle che ci sia. Io mi ricordo quando tornavo a casa anche dall'università, mi preparavo da mangiare e le polpette le facevo, poi le mettevo in freezer ed era sempre una bella scoperta perché il giorno dopo, 2 giorni dopo, avevo il piatto pronto. Uniamo le uova, sono 2 uova e un tuorlo. Le uova nell'impasto aiutano a dare una cremosità e anche un'umidità importante che poi verrà preso da 2 elementi che sono il pan grattato e il formaggio. In questo caso il formaggio sarà un pecorino. Il pecorino aiuta a dare un sapore importante, controbilancia il dolce delle uova. Ecco qua, pecorino, e il pane lo aggiungo contemporaneamente. Adesso l'azione del pane e del pecorino sarà quella di assorbire l'umidità dell'uovo e anche la carne che un po' alla volta rilascia i suoi succhi. Fatto l'impasto di base, aggiungo la buccia di un limone, chiaramente deve essere biologico, e ne grattugio solo la buccia per prendere gli oli essenziali. Questo tono di limone rinfrescherà molto l'impasto e andrà a controbilanciare il salato del pecorino. Poi un po' di sale e della maggiorana fresca. La maggiorana potete mettere anche il prezzemolo, potete mettere il timo. Io adesso uso la maggiorana o l'origano fresco. Io uso la maggiorana perché comunque dà della freschezza che mi piace. Di solito si usa il prezzemolo, però mi ricordo che mia nonna, sempre ricordando buonanima, aveva le piante aromatiche e mi ha fatto innamorare della maggiorana e quindi uso questa. Bene, la potete tritare anche un po' grossolanamente e dopodiché di nuovo mani in pasta e si mescola. Gli ingredienti sono certo importanti, ma il vero segreto delle polpette è il riposo dell'impasto. Quindi fate l'impasto, lo coprite, lo mettete in frigorifero anche un'ora, così tutti gli elementi cominciano a conoscersi e una volta conosciuti fanno amicizia e creano un impasto di un gusto straordinario. Quindi lascio l'impasto a riposo e prendo il pomodoro per fare il sugo. Come lo facciamo il sugo? Molto semplice, uno spicchio d'aglio,
schiacciato in questo modo, lo mettiamo in pentola, versiamo il pomodoro, può essere un pomodoro che comprate al supermercato, anche di buona qualità, e lo mettete in padella in questo modo qui. L'aglio lo faccio non imbiondire con l'olio perché lo renderebbe pesante, ma lo faccio cuocere con il pomodoro. Ad un certo punto poi lo toglierò. Aggiungo un goccio d'olio, in questo modo, e un poco di acqua per allungare il sugo. Un quarto d'ora e il sugo è pronto. Il sugo sta cuocendo, adesso facciamo l'impasto delle polpette. Allora, la forma della polpetta è sì tonda, ma quanto grande deve essere? Beh, io amo fare le polpette piccoline in questo modo qua. Perché? Perché la polpetta col sugo può avere poi tantissimi usi. Per dire, può essere mangiata così, con un po' di pane, oppure può essere anche l'accompagnamento di una pasta. Diventa un piatto unico, quindi se io facessi la polpetta grande poi con la pasta farei difficoltà a mangiarle. Allora le faccio piccoline in maniera tale che una volta messe in un piatto possono essere addentate insieme anche alla pasta. E da qui si sprigiona uno dei massimi godimenti della cucina. Fatte le polpette, controlliamo la temperatura dell'olio. L'olio deve essere a 170-175 gradi, però se non avete il termometro fate la prova della polpettina. Se viene subito su, perfetto. E infatti in questo momento è venuta subito. Quindi accompagniamo le polpette dentro l'olio per friggerle. Avranno una frittura di 2 minuti, perché poi andranno a essere terminate dentro il sugo. Perché facciamo questo passaggio? Perché le rendiamo croccanti in maniera tale che poi quando saranno ultimate nella cottura non si romperanno, non farà tipo carne macinata cotta e avranno una loro consistenza. Poi vi dico la verità, non tutte finiscono dentro il sugo, alcune vengono mangiate prima. Le polpette sono belle, pronte, croccanti. Questa è la polpetta più buona che si possa mangiare, appena fatta. Comunque, la mettiamo dentro il sugo, ci ricordiamo di togliere l'aglio, che nel frattempo è diventato dolce. Regolate di sale e mettete le polpette. Da questo punto in poi 10 minuti e il piatto è praticamente pronto. Le polpette sono quasi pronte. Nel frattempo, nello stesso olio dove abbiamo fritto le polpette, come faceva mia nonna, facciamo il pane fritto. Quindi olio caldo e mettiamo le fette di pane. Questa è una delle cose, sì, non sono particolarmente leggere come preparazioni, però fanno domenica. Il segreto è avere un olio sempre ad alta temperatura, 175, anche 180 per il pane, attenzione al punto di fumo, quindi usate un buon olio, in maniera tale che il pane diventa fritto, non assorbe tanto olio, ma rimane croccante. Polpette pronte, come le mettiamo? Allora, fetta di pane sotto, poi prendiamo il sugo e lo versiamo sopra così e andiamo a nascondere il pane in maniera tale che sia quasi una sorpresa. Ecco qua. Poi cominciamo a mettere le polpette. Togliamo tutto il sugo e non avanza niente. Poi
crostino di pane ce lo mettiamo a parte. Andiamo a rifinire ancora con un po' di limone, di bucce di limone. Mettiamo un po' di prezzemolo anche qui con le mani, in maniera tale che non diventa tanto amaro, che fa delle foglioline un po' più grandi e diventa bello, in questo modo qua. Il crostino di pane lo mettiamo al lato e le polpette della nonna sono pronte.